Correva l'anno 1918, alla ditta Harwood produssero questo sax C-Melody. Lo proviamo? Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Seguo persone che partono da zero, ma con percorsi di coaching anche professionisti, studenti agli ultimi anni di conservatorio che desiderano migliorare le proprie performance e trovare nuove strategie. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi, e con la donazione del super grazie avrai sempre un'evidenza nei commenti e potrai accedere a contenuti completamente gratuiti come webinar e linee di risposta direttamente con me. Ho fra le mie mani un sax storico. È stato costruito nel 1918 dalla ditta Buescher di Gus Buescher. Sì, certo, sulla campana c'è scritto Harwood, ma dobbiamo sapere che in quegli anni la ditta Buescher creava anche degli strumenti stencil. Era una pratica consueta in quegli anni che marche come Buescher, King, Kohn producessero degli strumenti per altre ditte con altri nomi. Innanzitutto balza subito all'occhio che lo strumento non ha le madreperle, ma dei semplicissimi tasti in ottone. La meccanica è quella tipica del periodo, quindi meccanica in linea, detta anche inline, classico bottone del sol diesis, tipico di Buescher, e come potrai vedere tu stesso c'è una piccola innovazione, che per i tempi era una grandissima innovazione, che sono i roller. In questo esemplare troviamo due roller, uno per il Si e uno per il Do diesis, e dall'altra parte Do, Mi bemolle. Quindi ci sono degli elementi di innovazione come i roller, ma ci sono degli elementi molto antichi, come per esempio appunto i tasti in ottone e non in madreperla, anche se in quel periodo altri marchi già utilizzavano le madreperle. Inoltre le chiavi del Si e Si bemolle, come puoi vedere, sono una opposta all'altra, mentre negli strumenti moderni Si e Si bemolle sono tutte e due sullo stesso lato dello strumento. Claudio Rigliano ha effettuato un restauro filologico dello strumento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Claudio ha fatto una ricerca e ha applicato a questo strumento tutto come era all'origine. Colore dei feltri, apertura delle chiavi, tipi di tamponi. Insomma, ho fra le mie mani uno strumento che è esattamente uguale a come quando è uscita dalla fabbrica. Ma ciancio a tutte le bande e andiamo a provarlo. Provare questo strumento devo ammettere che è stato abbastanza complesso, perché io non sono abituata a suonare strumenti C-Melody. E che cosa vuol dire C-Melody? Che è tagliato in Do, non è tagliato né in Si bemolle né in Mi bemolle. Quindi il mio orecchio non è abituato assolutamente a sentire i suoni reali. Come avrai sentito, il suono di questo strumento è veramente particolarissimo, e forse è anche particolarissimo perché io ho utilizzato un'imboccatura da sax alto e Mi bemolle, nello specifico un Van Doren A35 con delle ance Gonzales numero 2,5. A onor del vero però, questo strumento andrebbe suonato con la sua imboccatura, che è un ibrido fra un'imboccatura da sax alto e sax tenore. Solo che purtroppo noi non l'abbiamo questa imboccatura, e quindi ho optato per questa imboccatura per sax alto.
Presumo che utilizzando la sua imboccatura originale sicuramente questo strumento avrebbe avuto un suono leggermente diverso. Lo strumento l'ho trovato molto scomodo da suonare perché è un po' più grande di un sax alto, ma non grande quanto un tenore, con un collo che ha una forma invece da tenore, quindi ho avuto una risposta di aria un pochino particolare e devo dire che ho fatto un po' di fatica anche a livello di ergonomia di chiavi perché è veramente molto molto scomodo da suonare. Ma d'altronde l'hanno inventato, meritava di essere provato e io l'ho fatto. Dal lontano 1918 è tutto. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao!